Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Sempre di più l'arte e la letteratura trattano di popoli con una storia. Ebrei, indiani d'America, Maya e Aztechi. Forse perché ci attrae un passato con radici in un mondo che pare sospeso sull'abisso del niente. Com'è bello quando andiamo a passeggiare nel bosco e ritroviamo le orme di chi ci ha preceduto. Improvvisamente ci sentiamo meno soli, sentiamo che la presenza umana c'è già stata lì, che ha lasciato una traccia. Bene, io credo che lungo tutti questi nostri conversari abbiamo attraversato talmente tante isole che sempre hanno manifestato, se vogliamo dire, una grande ambivalenza, una capacità di raccontare il nuovo e una capacità di raccontare i rischi profondi di questo nuovo. Allora oggi ci poniamo il problema di come poter stare su queste isole, passare dall'una all'altra, cercando di non nascondere la necessità di incontrare il nuovo e nello stesso tempo di non essere soli. Ecco allora l'idea della traccia, la traccia che lascia un segno. La traccia non è una verità, non è un discorso che si chiude, non è una formula scientifica, non è un qualcosa che ti impedisce di pensare. La traccia ti obbliga e ti invita a fantasticare chi c'è stato prima di te, che cosa ha pensato, vissuto. La traccia è la traccia della nostra memoria, è la traccia della memoria di un paese, è la traccia della memoria di una comunità. Senza tutto questo l'avventurarsi nel nuovo sarà l'avventurarsi in quei deserti di cui abbiamo parlato, in quei vuoti che lasciano, come dire, la solitudine disperata. Ecco, direi che la traccia è la condizione per quella bella espressione che Donald Winnicott, un grande psicoanalista inglese, aveva sottolineato, quella della solitudine accompagnata. Io credo che l'uomo attraversa questa postmodernità, questo tempo di passaggio, questa che Hogarth, il teologo tedesco degli anni '20, diceva: continuiamo a vivere tra i tempi. Ecco, questo vivere tra i tempi non è ancora terminato. Bene, in questo vivere tra i tempi forse la condizione necessaria è quella di rimanere in qualche modo in ascolto e di rimanere attenti a questa sorta di traccia, rifiutando le verità precostituite o precotte, peggio ancora, le verità da microonda, per trovare in qualche modo dentro la credo inevitabile fluttuazione del nostro mondo, trovare la possibilità di ricongiungerci con chi ci ha preceduto. E questo è un atto anche religioso, è un atto di pietà religiosa, quella di ricongiungerci con chi ci ha preceduto, perché questa sorta di rapporto con i morti, di nuovo dà all'economia della morte, che è uno dei grandi temi del nostro Occidente, irrisolto tema del nostro Occidente, l'economia della morte gli dà una significazione diversa. Io non devo negare la morte, non posso sconfiggerla, non posso rinunciare a questa mia condizione di esiliato dentro il mondo e dunque di essere finibile, in qualche modo morituro. Non posso cancellare tutto questo, non posso far finta che tutto questo non esiste. Posso trovare una forma di dialogo e il dialogo con la morte attraversa, per essere un dialogo creativo, un dialogo a volte balsamico, il dialogo con i miei morti, i dialoghi con coloro che mi hanno preceduto. Ecco allora questo antico culto degli antenati che stava nella casa, faceva della casa la tua dimora. Ecco, questo mi sembra una traccia, non una riproduzione di qualcosa che non può più avvenire, ma una traccia di pensiero che forse ci aiuterà ad affrontare l'esito che questa nostra tarda modernità ci sta preparando. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.